Ti sei mai chiesto perché alcuni chitarristi riescono a improvvisare con facilità mentre tu ti senti bloccato? La risposta potrebbe sorprenderti. Nei prossimi minuti ti svelerò i trucchi che sono alla base di un'improvvisazione fluida e creativa. E la cosa migliore è che potrai metterli in pratica già da oggi. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi andremo a risolvere un problema che affligge molti di voi: come migliorare i propri assoli di chitarra. Ora, che tu stia suonando blues, rock o qualsiasi altro genere, devi imparare assolutamente questi 10 passi per dare una svolta alla tua improvvisazione. Tanto per iniziare, fammi suonare un assolo che potremmo definire mediocre. Ragazzi, come avete sentito, non è terribile, ma sicuramente mancano dei passaggi per renderlo vincente. Ora li vedremo uno per uno, ma se vuoi approfondirli ti consiglio di accedere alla mia masterclass gratuita sull'improvvisazione, dove entreremo ancora più nel dettaglio nelle strategie di improvvisazione. Ti lascio sempre il link in descrizione. Diciamo che l'assolo è tutt'altro che eccezionale, fondamentalmente perché si muove senza avere un grande impatto emotivo, e questo è in gran parte dovuto al fatto che non c'è un vero senso del fraseggio all'interno dell'assolo. È come leggere una storia senza la punteggiatura. È tutto confuso, è tutto monotono, non si capisce cosa vuol dire e non ci sono pause tra una frase e l'altra. Io questo lo chiamo pilota automatico, dove non pensiamo e ci muoviamo su e giù sui soliti schemi, sperando che prima o poi esca qualcosa di buono. Chi visse sperando non la finisco. Per cui, come possiamo risolvere questo problema? Cominciamo innanzitutto aggiungendo qualche frase al nostro assolo. Il fraseggio musicale infatti è essenzialmente il modo in cui suddividiamo la nostra musica in segmenti più piccoli di senso compiuto, simili alle frasi nella nostra lingua parlata. Ecco quindi come suonerei l'assolo dandogli una struttura con delle frasi. Nota come ho lasciato dello spazio tra le frasi in modo che ciascuna frase possa respirare. In questo modo creiamo anche un'idea iniziale che farà poi da base, da collante per ciò che verrà dopo. Il problema però è che sono tutte idee disconnesse tra loro e questo a lungo andare potrebbe rendere il nostro assolo monotono. È come se tu stessi parlando con qualcuno e gli chiedi prima come stai, poi gli racconti della tua nuova chitarra, la frase dopo gli dici quanto è buono il caffè senza zucchero e chiudi il discorso con la ricetta della carbonara. E continuate a seguirmi perché su quest'ultimo punto sono intransigente. Devi sapere che ogni grande assolo racconta una storia, non si limita quindi a vagare su e giù da una nota all'altra o a ripetere gli stessi lick che suoni da una vita senza emozione. Al contrario, un assolo che funziona racconta una bella storia, con dei pensieri, con delle idee che sono legate tra di loro, in modo da formare un discorso. E un modo per ottenere questo flusso narrativo è usare un'idea, un tema orecchiabile, che volendo possiamo ripetere e che aiuta a collegare le diverse parti dell'assolo. Devi sapere che queste sono delle semplici tecniche che insegno nei miei corsi di improvvisazione che ti aiuteranno a creare finalmente delle improvvisazioni consapevoli e liberi di spaziare lungo la tastiera come hai sempre desiderato. Se vuoi puoi accedere gratuitamente alla mia masterclass sull'improvvisazione e portare i tuoi assoli ad un livello superiore. Iscriviti gratis, trovi il link in descrizione. Ma torniamo al nostro assolo. Dopo aver introdotto un'idea, un tema ricorrente e averlo quindi ripetuto con delle frasi, il solo ha ancora un problema. Perché l'assolo dice semplicemente: ho comprato la chitarra, gli ho cambiato le corde, ho preso il caffettino, sono andato su www.alessandrogiordani.com per imparare a suonare la chitarra. Per cui ancora non racconta una storia. Sono dei pensieri messi lì e seppure raccontasse una storia non sarebbe così interessante. Per cui nella seconda parte del solo cercheremo di sviluppare questa storia introducendo nuove idee, mantenendo quindi sempre l'attenzione su quanto abbiamo detto. Questo processo mantiene l'ascoltatore impegnato e aggiunge profondità alla narrazione musicale. E qui inseriamo dei trucchi. Il primo è suonare su un registro più alto. Per migliorare ancora di più i tuoi assoli è importante capire il cosiddetto
cosiddetto contour, ossia la direzione, il senso dell'orientamento della frase. E questo significa affrontare in modo strategico i momenti più calmi e tranquilli o quelli più intensi durante tutto l'assolo. Il secondo trucco invece è prettamente sonoro, ossia cambiare pick-up dal manico al ponte per un suono ancora più aggressivo. Il cambio di suono, così come l'uso delle dinamiche, può fare colpo e catturare ancora di più l'attenzione di chi ci ascolta. E alla luce di questo sentiamo le due parti dell'assolo. Hai mai notato però che spesso i tuoi assoli sembrano piatti? E uno dei problemi deriva essenzialmente da questo errore: terminare ogni frase sulla tonica. La tonica che cos'è? È la nota che ci dà il senso di riposo ed è quella che ti viene spontanea da suonare. Il problema però è che tutte le frasi sembrano concludere, quando invece dovresti sempre tenere aperto il discorso, non usare soltanto i punti, usa anche la virgola, il punto e virgola, i puntini di sospensione. Prova quindi a variare la conclusione del tuo fraseggio con le note target, quindi le note dell'accordo su cui stai suonando. Questa è un'abilità che potete sviluppare, che io affronto quotidianamente con gli allievi dei miei corsi di improvvisazione, e ricordatevi che è proprio il modo in cui terminate le frasi che vi darà l'opportunità di continuare a suonare in maniera fluida e coinvolgente. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una nota target e suonatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Un altro problema è che tutte le frasi finiscono allo stesso modo, durano ad esempio una sola battuta. Quando parliamo invece abbiamo un flusso di parole all'interno delle frasi che sono più o meno lunghe. Questo dovrebbe anche avvenire sulla chitarra, e altri errori sono legati sempre alla metrica, quindi suonare sempre in battere, finire i lick in maniera troppo brusca, oppure indugiare troppo a lungo su una frase senza un motivo valido. Proviamo quindi a variare il tempo delle frasi iniziando il levare e vediamo come tutto cambia. Ora però è arrivato il momento di abbellire ulteriormente l'assolo, curando il tocco. Chiediti sempre quale nota sto suonando e soprattutto come la sto suonando. Per aggiungere un po' di colore ai tuoi assoli, considera di usare delle tecniche espressive come i legati, gli hammer-on, i pull-off, gli slides, il trillo. E per rendere il fraseggio ancora più musicale, cerca progressivamente di staccarti dalla classica sonorità scalare, quindi una nota dopo l'altra per intenderci, diatonicamente. Gli intervalli ad esempio sono un ottimo modo per ravvivare i tuoi assoli, oppure l'uso dei double stop, che restituiscono un suono anche più moderno, specie se usati come pattern all'interno delle scale. E in effetti ora sono molto contento di come suona l'assolo, ma ancora manca qualcosa. Pensa all'assolo come a un bel piatto di carbonara e invece del guanciale ci metti la pancetta. Non lo fare mai. Ecco, il condimento è la nostra base musicale. La base musicale su cui suonate è importantissima, infatti una buona ritmica che vi supporta migliora in modo significativo la vostra performance solista. Cercate quindi di non usare la pancetta nella carbonara, quindi evitate basi scadenti e preferite sempre il guanciale, esercitandovi su delle basi di qualità. Queste basi includono infatti dei crescendo tra le varie sezioni, hanno una buona dinamica al loro interno che vanno proprio a supportare il vostro lavoro. E anzi, scrivetemi qui sotto se nella carbonara preferite il guanciale o la pancetta. Finalmente sei soddisfatto del tuo assolo, sei supportato dalla backing track e ora è il momento di lavorare sull'ultima cosa,
il suono. Fortunatamente al giorno d'oggi avete tutti gli strumenti a portata di mano, per cui non ci sono scuse per non tirare fuori un bel suono. Tutti i software di registrazione sono dotati ad esempio di plugin che includono l'equalizzatore per scolpire il suono, il compressore per livellare i livelli di volume tra le varie frasi, il riverbero, il delay per dare profondità, gli effetti di modulazione. Tutti questi aspetti possono contribuire in modo significativo a rifinire il tuo suono e di conseguenza il tuo assolo finale. Vedete com'è possibile migliorare il vostro assolo in 10 passi? Oggi ne abbiamo parlato parecchio, dall'aggiunta di frasi alla creazione di storie con dei leak interessanti fino ai miglioramenti a livello sonoro, che sono tutti elementi che renderanno i vostri assoli di chitarra da mediocri a straordinari. Abbiamo solo iniziato però a esplorare l'argomento. Se vuoi approfondire e capire come sperimentare queste tecniche e farle diventare naturali durante le tue sessioni di improvvisazione, clicca il link qui sopra o in descrizione per accedere alla mia masterclass gratuita sull'improvvisazione. Ti aspetto! Ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana nel prossimo video. Buona musica!